Benvenuti in un nuovo video di Quadricottero News. Con questa grande notizia il Mini 3 Pro e il Mini 3 è diventato il miglior drone professionale senza patentino. Eh sì, perché DJI ci ha fatto il regalo di Pasqua. Il 7 aprile ha pubblicato l'aggiornamento Mobile SDK per Android, SDK 5 che vale solo per Android, per iOS non vengono più sviluppati gli SDK 5. Ha pubblicato l'aggiornamento 5.3.0 per Android che ha aggiunto finalmente il tanto atteso supporto per i droni Mini 3 e Mini 3 Pro. È stata una vera sorpresa perché l'ultimo aggiornamento firmware del Mini 3 e Mini 3 Pro hanno già aggiunto il supporto SDK, soltanto che DJI non l'aveva dichiarato. Purtroppo però per il DJI Mini 3 non viene supportato il DJI RC, il radiocomando a basso costo con monitor integrato. Viene supportato il DJI RC Pro per il Mini 3 Pro e non per il Mini 3. Per entrambi i droni gli SDK vengono supportati con radiocomando RC-N1 ed è un vero peccato che non venga supportato il DJI RC. Comunque ieri a Pasquetta ho approfittato per provare gli SDK sul Mini 3 Pro sfruttando l'app in versione beta di DroneLink DJI. Purtroppo però durante lo svolgimento di una missione a Waypoint l'app DroneLink in beta è crashata e il drone è rimasto in overing a 77 metri di distanza da me e non rispondeva più ai comandi. Vedremo tra poco cosa è successo. Un problema che comunque poteva essere previsto e infatti mi sono recato in questo posto isolato perché appunto prevedevo che ci potessero essere dei problemi dal momento che l'app è in beta. Comunque prima di procedere alla prova di volo vediamo come funziona DroneLink. DroneLink è una fantastica completa applicazione che sfrutta i mobile SDK DJI per una grande varietà di droni e adesso anche per il Mini 3. Come possiamo leggere sulla home page, possiamo fare tanti tipi di operazioni, dal volo a waypoint per riprese aeree, ai voli per la mappatura, rilevamento facciate, un sacco di funzionalità automatiche. Se andiamo a verificare quali sono i droni supportati da DroneLink, clicchiamo sulla relativa voce e leggiamo, possiamo scorrere e leggiamo che ci sono tanti droni DJI supportati, anche Autel e anche Parrot Anafi, quello vecchio in beta. Per quanto riguarda i droni DJI, in particolare Mini 3 e Mini 3 Pro, dobbiamo sfruttare la nuova app per i droni moderni che è stata scritta per sfruttare gli SDK 5. Dobbiamo scaricare la versione beta cliccando sulla voce e andando a consultare questa pagina. Ci viene spiegato che l'applicazione appunto è in beta e che quindi ci dobbiamo aspettare eventuali problemi. Viene anche spiegato che non funziona sul DJI RC, quello con monitor integrato. Funziona sul DJI RC Pro e sul RC-N1, il radiocomando standard. Comunque, se andiamo a cliccare sull'ulteriore voce che spiega come scaricare la versione beta, possiamo appunto scaricare l'APK da installare sul nostro smartphone. Attenzione perché ci sono dei problemi con gli smartphone Samsung che non danno il video di ritorno, non visualizzano il video di ritorno. L'APK che dobbiamo scaricare è quello per i droni moderni, quindi che fanno uso degli MSDK 5.0 e lo smartphone deve essere a 64 bit. L'app si chiama DroneLink DJI, che si differenzia dall'app DroneLink normale. Una volta scaricata l'app possiamo sfruttare l'interfaccia web di DroneLink, quindi con il computer, come sto facendo in questo momento, accediamo al nostro account. Come vedete io ho già delle missioni preprogrammate anche negli anni precedenti, perché io avevo acquistato la licenza a vita di DroneLink a $20 e adesso continuo ad avere l'accesso che avevo avuto all'inizio. Comunque ho programmato questo volo a Waypoint, si può programmare
tramite web, quindi anche tramite un tablet o anche tramite direttamente lo smartphone, però tramite la piattaforma web. Ho inserito il punto di decollo, ho inserito il POI, uno solo, se ne possono tracciare quanti vogliamo di POI. I punti di interesse, ad esempio, sono i punti che vogliamo che il drone mantenga inquadrato durante il percorso, ma possiamo fare molte cose con i POI. L'interfaccia è molto completa anche perché non è nata ieri, come vedete sul POI possiamo anche indicare l'altezza del POI, quindi se lo stiamo inquadrando magari vogliamo che la camera inquadri un punto a 20 metri rispetto al terreno perché magari stiamo inquadrando un palazzo come POI. Io in questo caso l'ho lasciato a 0, quindi a terra. Abbiamo tante opzioni, tra cui la possibilità di settare l'altezza per ogni waypoint, quindi durante il volo il drone cambia progressivamente altezza per raggiungere quella del waypoint successivo. Questo adeguamento lungo il percorso può essere lineare oppure con andamento curvo. Possiamo settare la velocità massima, in questo caso io ho messo 10 km all'ora perché voglio un'immagine più lenta. Possiamo dire cosa deve fare la camera, dire come deve essere orientato il drone e aggiungere ulteriori compiti da eseguire. E possiamo fare tutto quello che vogliamo, quindi programmare la nostra missione. Al primo waypoint dico al sistema di puntare la camera verso il POI e per tutto il percorso la camera punterà verso il POI, il punto di interesse dove mi trovo io. A questo punto, prima di portare in volo il drone, possiamo fare una simulazione di cosa accadrà. Quindi questa è una funzione molto interessante. Avviamo la simulazione e vediamo esattamente cosa farà il drone in volo. Possiamo anche aumentare questa simulazione di velocità, adesso è 1x, ma posso ad esempio inserire 2x. Vedete, il drone è decollato in verticale, si sta portando al primo punto, al primo waypoint. Adesso dovrebbe orientare, infatti orienta la camera verso il POI e inizia il suo percorso. E questo sarà il volo che effettuerà il drone, mantenendo inquadrato il POI che ho scelto e variando anche l'altezza tra i vari waypoint per come ho deciso. Vedete? E quindi è una funzionalità, cioè Drone Link è assolutamente diventato completo, un software top per questa applicazione, ad esempio assieme a Lici, soltanto che Lici non fa la mappatura che invece fa Drone Link assieme ad altre funzionalità professionali. Una volta che ha terminato la simulazione, se ci va bene, usciamo e lasciamo memorizzato questo percorso che poi richiameremo sul posto tramite l'app beta scaricata sullo smartphone. Prima di procedere con i voli richiamo la programmazione di mappatura sempre nello stesso posto, mappatura a doppia griglia. Vedete, in questo caso è indicato il Mini 2 perché il Mini 3 nell'interfaccia web non è ancora stato inserito e quindi si usano i parametri del Mini 2. Tra l'altro vedete il GSD 1,07 cm per pixel perché l'altezza è 30 metri. Ma vediamo cosa succede se aumento l'altezza con il GSD. Ad esempio porto l'altezza a 60 metri e vedete che il GSD cambia 2,13 cm per pixel. Ovviamente aumentando l'altezza la definizione peggiora perché il drone si trova più lontano. Ma vediamo cosa succede se cambiamo tipo di drone sul GSD mantenendo i parametri attuali come l'altezza. Mavic 3 ad esempio Enterprise 1,60 cm per pixel mantenendo gli altri parametri invariati. Il Mavic 2 Pro invece in modalità HQ 1 cm per pixel e quindi è migliore addirittura del Mavic 3 Enterprise se il 2 Pro è in HQ mentre in Full FOV è 1,41 cm per pixel. Quindi il Mavic 2 Pro è assolutamente ancora un drone validissimo. In particolare
se consideriamo che DJI per ora non ha nessuna intenzione di abilitare il Mavic 3 Consumer agli SDK, quindi niente interfacciamento con applicazioni di questo tipo per il Mavic 3 Consumer. E così il vecchio Mavic 2 Pro è ancora super valido per queste e altre applicazioni, come quelle che mette a disposizione Drone Link, ovvero drone waypoint, mappatura, orbit, pano, esempi vari, personalizzazioni. C'è la possibilità di programmare proprio delle funzioni anche. È molto versatile perché permette la massima personalizzazione, tra l'altro permette di importare anche programmazioni, voli programmati ad esempio con l'ICI, con Agisoft, KML, KMZ con Google Earth e funzioni, tante funzionalità che dipendono anche dal tipo di account che si è scelto di pagare. E allora torniamo alla prova del volo a waypoint, quello che abbiamo appena visto programmato. Accendo tutto, attivo l'app Drone Link DJI in versione beta, su cui ho già fatto il login con il mio account e mi compaiono tutti i voli che ho programmato nell'interfaccia web. Quindi richiamo quella a waypoint che ho fatto in questo luogo. Il Mini 3 Pro si è collegato adesso, come vedete. Se io clicco sulla interfaccia vediamo questa app di gestione che permette, è alternativa alla DJI Fly, permette di condurre il drone anche semplicemente senza programmare nulla. La possiamo usare come interfaccia alternativa alla DJI Fly con radiocomando. Infatti ci sono tutte le possibilità di setting, altezza massima, altezza del ritorno a casa, posizione del punto home, dove registrare il video. In questo caso ho lasciato registrazione interna e non ho scelto SD card, e tante e le solite opzioni che c'è anche la possibilità di mettere le griglie appunto per pilotare manuale e tante altre cose, come ad esempio la regolazione dei parametri video, dei parametri delle foto. Insomma, è un'app alternativa alla DJI Fly che può essere usata anche da sola, senza percorso programmato. Nel frattempo ho atteso che i satelliti fossero agganciati. Abbiamo 22 satelliti, quindi ha fatto il punto home, cosa molto importante, soprattutto quando si provano. È sempre importante aspettare il punto home prima di decollare, che abbia agganciato i satelliti giusti per fare il punto home, perché poi questo sarà il punto in cui il drone ritornerà quando ci sarà un problema anche di connessione radio. Tornerà su questo punto. Comunque a questo punto richiamo la missione che ho programmato sull'interfaccia web, quindi DJI Mini 3 Waypoint. Ecco che l'ha caricata. Anche qua ho la possibilità di vedere una simulazione in 3D come abbiamo fatto sul computer, ma l'ho già fatta, quindi va bene così. A questo punto clicco su play sullo smartphone e do il via alla missione. 2, 1, starting mission. Ecco, da questo punto in poi lui vola da solo, volo automatico, si sta portando al primo waypoint esattamente come abbiamo visto nella simulazione. Quindi prima si porta all'altezza impostata e poi si porta al primo waypoint. Possiamo seguire il percorso nella mappa in piccolo, ma possiamo anche ingrandirla questa mappa. Adesso dovrebbe girare la camera verso il poi, cosa che in effetti ha fatto, e iniziare il suo volo. Quindi velocità massima 10 km all'ora perché l'avevo impostata così, altezza variabile tra un waypoint e l'altro. Tra l'altro ci sono alcune raffichette di vento, ma a lui non interessa. Il Mini 3 è assolutamente resistente al vento. Sentite il rumore del vento che arriva dal microfono della camera con cui sto filmando. Vedete, sta eseguendo il suo percorso. Adesso si deve portare a 40 metri di altezza, anzi si è già portato perché è all'altezza degli altri waypoint. Dovrebbe arrivare fino a 45 metri. Tutto sta procedendo per il meglio. 28 satelliti agganciati, segnale radio al massimo.
Abbiamo quasi finito ed ecco che è crashata l'app. È crashata l'app. Il drone si è fermato in overing, ha interrotto fortunatamente la sua missione, è fermo in overing a 77 metri di distanza da me. Allora provo a riavviare la Drone Link DJI, vediamo cosa succede. Vediamo se ripristina il collegamento, sembra di sì. Collegamento con il drone ripristinato, clicco sopra sulla scritta verde DJI Mini 3 Pro, vediamo se mi fa accedere all'interfaccia. Eccolo qua, eccolo qua, è fermo così, no, non ho possibilità di riprendere la missione. Vedete Virtual Stick perché l'app agisce sul radiocomando. E infatti gli stick, anche se muovo gli stick manualmente, non succede niente. Il drone è bloccato fermo in overing a 77 metri di distanza. Vedete, non succede niente. L'app impedisce al radiocomando di gestire il drone con gli stick. Allora provo a chiudere quest'app e ad attivare la DJI Fly, mantenendo la calma, perché in queste situazioni non bisogna farsi prendere dal panico, altrimenti si peggiorano le cose. Vediamo se si collega con la DJI Fly e purtroppo non si riesce a collegare con la DJI Fly. Strano, perché il radiocomando è connesso al drone. In effetti adesso ammetto che ho un minimo di agitazione, ce l'ho, infatti non riesco a trovare l'icona del Mini 3 Pro, eccola qua, e vedete non si riesce a collegare, non c'è verso. E allora cosa faccio? E allora come faccio adesso a recuperare il drone prima che finisca la batteria, che atterri nella boscaglia senza possibilità di recupero perché magari atterra su qualche albero? Provo a questo punto a far scattare il ritorno a casa automatico sperando che funzioni, visto che l'app comunque mi blocca il radiocomando. Vediamo, speriamo che funzioni. E fortunatamente funziona, il drone sta tornando sul punto home. È per questo che è sempre utile decollare soltanto dopo che il drone abbia fatto il punto home, sia in condizioni normali sia in condizioni come questa, quando si prova ad esempio qualcosa che è in beta, che si sta ancora sviluppando. Nel caso in cui il ritorno automatico non avesse funzionato, l'ultima chance sarebbe stata quella di spegnere il radiocomando. Con il radiocomando spento non c'era nessuno che bloccava il comando e quindi scattava il ritorno a casa automatico per segnale assente, perché questa app agisce sul radiocomando simulando il movimento degli stick, e quindi è l'app che impedisce agli stick del radiocomando di funzionare in questo caso. Se io spengo il radiocomando, il drone non ha più l'app che gli dice cosa deve fare, quindi il suo firmware interno gli fa scattare la procedura di ritorno a casa automatico del firmware DJI. E quindi in queste occasioni è importante non farsi prendere dal panico e mantenere la mente lucida, oltre al fatto appunto di provare funzionalità beta in ambienti come questo. Sono venuto qua apposta perché non c'è nessuno, non potevo mettere in pericolo nessuno e al massimo avrei perso il drone nella boscaglia. Comunque l'arrivo degli SDK dà grandi possibilità al DJI Mini 3 e Mini 3 Pro, è una grandissima occasione e così diventa anche un drone professionale, miglior drone professionale senza patentino perché pesa sotto i 250 grammi. Bene, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, grazie per l'attenzione, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Nel frattempo vi auguro una buona continuazione, ciao a tutti e al prossimo video con Quadricottero News.